Ciao amiche e amici, bentrovati o bentornati sul canale. Oggi vi propongo una serie di thriller molto belli, a mio avviso, che avrebbero meritato maggiore fortuna, tutti da 4 stelle. Di alcuni ci sono già dei video specifici sul canale e ne avevo già parlato. Cominciamo. Il primo che vi propongo è I Vedovi di Boileau Jacques, questo. Avevo già parlato diverse volte di questo libro. Come ho già detto, per me è il thriller psicologico più bello di sempre. I libri di questi autori sono da collezionisti ricercatissimi. Forse sono poco conosciuti in Italia e poi hanno scritto i libri diversi anni fa. Loro è anche il libro da cui è stato tratto Vertigo di Alfred Hitchcock, Diabolique, il famoso film con Sharon Stone e Isabella Gianni. Questo libro, I Vedovi, il protagonista è Serge, uno scrittore spiantato che innamoratissimo di sua moglie Matilde che fa la modella, è gelosissimo, vede amanti dappertutto, roso dalla gelosia, la pedina, la fa pedinare, ossessionato da questa moglie. Lui è uno scrittore, come ho detto, si iscrive senza troppe speranze a un premio letterario e non pensando di vincere si iscrive in maniera anonima. Nel frattempo la moglie va a fare un lavoro a parte da casa di un fotografo eh, senza dirgli niente perché sapendo della sua gelosia non gli dice di questo lavoro, lui la segue, la fa seguire, sapendo che lei non gli ha detto niente, si convince che questo debba essere il suo amante, si arma, va a casa sua, litigano e lo uccide. Uscendo però viene visto. Nel frattempo inaspettatamente vince il premio letterario, ma anziché uscire allo scoperto deve nascondersi, anzi comincia a cambiare il suo look, si fa crescere la barba, dice alla moglie che è meglio mantenere un'aura di mistero per rendere più misterioso il libro, così è più intrigante, per vendere più copie, eccetera. Però a un certo punto lei comincia a capire qualcosa e comincia a pensare che possa essere lui l'assassino del fotografo e quindi lo incalza, lo fa parlare, eccetera, litigano, durante un incidente la moglie muore e lui si risveglia all'ospedale dopo il coma e scopre che un'altra persona si è impossessata del suo manoscritto e che dice di essere l'autore del suo libro. E da qui leggete il libro se volete conoscere il seguito perché vi assicuro che è veramente molto bello. Il secondo libro che vi propongo oggi è L'Incerata Nera di Pierre Magnan, questo libro. È un autore che ha vinto 2 prestigiosi premi, autore di numerosi romanzi. L'Incerata Nera è il primo che sia stato tradotto in italiano. È ambientato nella lenta e sonnecchiosa provincia francese. Il libro ha come protagonista il commissario Lavalette, che ricorda per molti versi il commissario Maigret di Simenon, ma nella Midi francese. Uno speccato della provincia francese tra fumose e solitarie stradine. Questo libro è stato pubblicato con diversi titoli: Il segreto dei vicoli oscuri da Robin, pubblicato col titolo L'incerata nera da Vallardi e con il titolo Morirai per ultima per il giallo Mondadori. L'altro libro è Ultime della notte di Petros Markaris, questo. Markaris è un autore greco contemporaneo di cui avevo già parlato tempo fa, molto apprezzato e stimato. In questo suo primo romanzo esordisce il suo personaggio seriale, il commissario Caritos della polizia di Atene, un poliziotto pigro e indolente che si vede costretto a dare la caccia a ex spie dell'Europa dell'Est, giornalisti uccisi, trafficanti di organi, trafficanti di bambini e molto altro. Per certi versi l'ambientazione e lo stile ricordano La Vigata del nostrano Montalbano di Camilleri. Il quarto libro di oggi è Il mondo in tasca di James Hadley Chase. Di questo autore vi avevo già parlato in precedenza, eventualmente vi invito a rivedere il video. Io lo amo molto per come scrive, per come descrive personaggi in situazioni. Non è poco noto, anzi è piuttosto famoso, però l'ho inserito nella lista perché sono libri un po' datati, magari non li conoscete. Prima di tutto bisogna dire che non parla sempre di delitti come si usa nel genere crime, ma i suoi racconti ruotano intorno ad ogni genere di crimine, dal furto di gioielli alla rapina, dalla truffa alle assicurazioni al rapimento. In questo libro, che è uno dei miei preferiti,
I protagonisti sono una banda di disperati che tentano la rapina a un furgone blindato e sperano di fare il colpo della vita. Ricorda un po' il libro Quel pomeriggio di un giorno da cani con Al Pacino. È un libro assolutamente da leggere, piuttosto vecchio, ma comunque viene ancora ristampato, vale la spesa se vi capita di trovarlo. Il secondo libro, Niente orchidee per Miss Blendish, questo come vedete dello stesso autore James Hadley Chase, ve lo segnalo perché è ottimo anche lui. Pensate che ne sono stati tratti ben 2 film, bellissimi anche loro. Qui parliamo del rapimento di una ragazza che poi verrà passata a un'altra banda, verrà drogata dai rapitori, stabilirà un certo legame con il suo rapitore e subirà pesanti conseguenze dopo quanto le è accaduto. Un libro consigliatissimo. Niente orchidee per Miss Blendish, questo. Anche gli altri libri di questo autore comunque. Il sesto, Lesioni personali, di Scott Turow, questo. Anche su questo libro fece un libro specifico tempo fa, mi sembra. Comunque, per chi non lo sapesse, Turow è un autore molto apprezzato di legal thriller, tra cui ha scritto anche Presunto Innocente, da cui è stato tratto il famoso film con Harrison Ford e Greta Scacchi. Questo però non è uno dei suoi libri più famosi. È tratto da una storia vera. Lesioni personali parla di un avvocato beccato a cercare di corrompere il giudice per un processo a carico di un'assicurazione e decide di collaborare con l'FBI. E si scoperchia il vaso di Pandora di processi truccati, corruzione, ricatti e quant'altro. Scritto benissimo, per gli amanti del genere legal crime, scorrevole e consigliato. Il settimo, C'era una volta, questo. Anche di questo libro avevo già parlato, è uno dei romanzi meno noti della Regina del Giallo. C'era una volta in realtà è un libro molto importante perché si tratta del primo thriller storico mai scritto. Ambientato in Egitto, dove la Christie ha vissuto e ambientato diversi suoi romanzi, questo invece si svolge circa 4.000 anni fa, quando a seguito della morte della concubina di un antico sacerdote, apparentemente un suo spirito cerca vendetta uccidendo i suoi familiari. L'ottavo, Saper morire, di Carter Dixon, questo. Anche questo libro è un po' datato, se non ricordo male, è scritto negli anni 40, ma che comunque viene ancora ristampato. Merita sicuramente una menzione. È un capolavoro di suspense e atmosfera da questo scrittore. Tra l'altro Carter Dixon e John Dixon Carr sono 2 pseudonimi dello stesso autore, per chi non lo sapesse. In questo libro sembra che 2 amanti si siano buttati da un dirupo per un reciproco patto finale, ma poi quando vengono ripescati si scopre che qualcuno li uccide e si inizia a indagare. Il nono, Il diavolo vestito di velluto, questo. Vi propongo un altro thriller storico forse poco noto. L'autore, come dicevo, è lo stesso del libro precedente e anche su questo c'è già un video specifico sul canale che avevo pubblicato, mi pare, all'inizio del canale. In questo libro un professore di storia inglese scopre che nella sua casa delle vacanze 2 secoli prima la bella Lidia è stata avvelenata dal suo marito condannato. L'uomo è in tutto identico a lui fisicamente e questo naturalmente lo incuriosisce, al punto da fare un patto col diavolo per tornare indietro all'epoca del delitto e cercare di sventarlo addirittura. L'ultimo, L'uomo che non voleva uccidere, questo. Un libro di Bill Ballinger. Non ne avevo ancora parlato di questo autore, anche se è bravissimo, è la prima volta che ne parlo. William Sandborg Ballinger, più noto come Bill S. Ballinger, vissuto tra il 1912 e il 1980, è stato uno scrittore e sceneggiatore statunitense. È nato nell'Iowa e ha studiato all'Università del Wisconsin, dove si è laureato nel 1934. Ballinger in seguito ha lavorato come pubblicitario e come sceneggiatore per la radio, la televisione e il cinema. Fra i film che ha sceneggiato, Criminale di turno del 1954, ha scritto numerosi romanzi sia polizieschi, sia di spionaggio, sia di fantascienza, usando anche gli pseudonimi Frederick Freyer e B.X. Sandorn. Devo dire che in pochi casi tradotti in italiano purtroppo, comunque in inglese sono disponibili tutti. In questo libro in particolare si parla di un uomo con problemi di alcol che viene coinvolto da una ragazza di cui si innamora, la ragazza dai capelli d'argento che vedete in copertina, come la chiama lui, a commettere una rapina ai danni di un ricco uomo d'affari. Poi le cose si mettono male e lui sarà costretto a sparire.
un ottimo thriller d'autore, anche se è piuttosto vecchio, spero che riuscirete a ritrovarlo magari in qualche mercatino. Se vi capita qualche libro di Ballinger ve lo consiglio. Bene, per oggi ho finito. I libri consigliati sono in ordine casuale, non per una classifica. Se il video vi è piaciuto fatemelo capire con un like, che preparo degli altri video con questo format. Pensavo di fare dei video di libri raggruppati per genere. Grazie per la visione e a presto al prossimo video, ciao!